Quando faccio la pasta fresca, colorata, al naturale, faccio questo. Prima preparo un po' di succo di spinaci, questo può essere anche di carote e di barbabietola. Aggiungo un cucchiaino di succo di limone dentro, in questo modo si mantiene meglio il colore. Ho fatto il classico impasto per ravioli, l'ho diviso a metà. Su una metà ho messo un po' di farina e aggiungo anche un po' di succo di spinaci. Impasto bene affinché vedo che è uscito un bel colore verde. Ho grattugiato una piccola cipolla, aggiungo il macinato, sale e pepe. Li sbatto almeno una decina di volte, in questo modo fa il legame e anche rimanerà molto più succoso. Su ogni raviolo aggiungo un cubetto piccolo di burro. Questo ci permetterà, quando li mangiamo, che non rimangano asciutti ma belli succosi dentro. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto, ma io continuo. Le bucce di limone, di arancio, di mandarino, non buttarli, ti servirà per tutto l'anno. Per farli essiccare ci sono più modi. O li mettete in un vassoio, li lasciate così in un posto ventilato che si seccano. O li mettete in forno a 55 gradi affinché vedete che si sono belle essiccati, li vedete già belle asciutte. O se no il metodo classico, quello che utilizzo io, di metterlo direttamente in essiccatrice. Vi dimostro più modi cosa fare con le bucce di arancia. O li mettiamo a frullare, abbiamo ottenuto una bella polverina con un bel colore acceso. Possiamo conservarla in un barattolo in un posto asciutto. Mi aiuterà molto per, oltre a saporire i nostri dolci, ma soprattutto anche per la decorazione dei semifreddi. Possiamo aggiungere dentro nei cheesecake. E se sei nuovo sul mio canale, sappi che ho tutta la frutta per fare dei dolci, li congelo di estate, i lamponi, le fragole, i mirtilli, le more, quando sono belli saporiti e dolci, li congelo e d'inverno mi aiuto a creare questi dolci. Un altro metodo che mi piace tantissimo è quello di grattugiare la buccia di limoni, di arancio, mandarino, li mescoliamo tra di loro bene o li mettiamo in un sacchetto e li mettiamo direttamente in congelatore, così quando hai bisogno ti prendi una piccola parte, o se no lo possiamo conservare in frigo. Per fare questo bisogna di mettere una parte di scorza grattugiata e due parti di zucchero, cioè tipo se mettiamo un cucchiaio di scorza di arancio, allora mettiamo 2 cucchiai di zucchero, amalgamiamo bene, lo mettiamo in un contenitore in frigo, in questo modo sta anche fino a 6 mesi.
A proposito, io questa buccia di arancio non la uso soltanto per i dolci, ma io assaporisco i miei piatti, ad esempio quando faccio varie salse, marinature, per assaporire anche la colazione, i cereali, soprattutto quando faccio il pesce, petto di pollo, ma va molto usato anche per marinare. Lo possiamo aggiungere anche quando facciamo il tè o anche del cocktail o semifreddi. Quando non riesci ad aprire facilmente le barattoli conservate, fate questo: lo girate, lo sbattete 2 volte e si aprirà senza alcun problema. Soprattutto quando date qualche bottiglietta di acqua ai vostri figli che vanno tipo in gita o non riescono ad aprire. Andiamo avanti. Prendo la scorza di limone e anche mi servirà il succo di limone. Aggiungo un po' di sale su un pezzo di carta da forno. Metto sopra la scorza di limone e anche il succo, amalgamo bene e lo metto in forno a 55 gradi e ogni tanto mescolo affinché vediamo che si è essiccato bene. Avrai questo sale saporito, soprattutto profumato, per condire i tuoi alimenti, la carne, il pesce, anche l'insalata. È stata una di voi a scrivermi: per far durare di più le candele mentre bruciano, per farle durare di più aggiungiamo un po' di sale direttamente intorno alla candela. In questo modo la candela brucia di più e che non si finisce subito. Chi mi segue già sa molto bene quanto adoro io le candele di Avamei. Vi dico un'altra cosa: anche questo mese ho un codice sconto per voi e la cosa più bella è che Avamei questa volta ha voluto proprio esagerare e hanno fatto la candela di 700 grammi Bora Bora. La nuova candela Bora Bora ti porta lontano dal grigore e dal freddo invernale e ti fa sognare di essere in una spiaggia di sabbia candida mentre sorreggi l'acqua rinfrescante di una noce di cocco. È una bellissima candela che ti porta direttamente nella spiaggia e il suo colore azzurrino ricorda molto bene il mare. La candela dura 85 ore, sul loro sito trovate le migliori fragranze che avete mai sentito. Vi lascio il link e il codice sconto nella descrizione del video. Prendo un avocado e lo taglio a metà, mi aiuto con un cucchiaino e scavo leggermente, faccio un po' di più posto. Metto su potete mettere o salsa di soia, maionese, salsa teriyaki, quello che vi piace, in un modo molto simpatico per servire i nostri sushi. Ho ricevuto più di un commento per quanto riguarda Dyson, come fare che duri di più la piega. Non ci sono dei trucchi, unica cosa è dipende dal prodotto che usiamo, ma un trucchetto ve lo voglio comunque condividere con voi. Guardate, nella Dyson ci sono questi 2 spazzoli, una che viene più rigida che questa grigia, invece questa che ha un po' di arancione è più morbida, non so come viene chiamata adesso questa spazzola. Con questa invece sì, ho scoperto come fare tanto volume. Ecco, se volete i volumi, invece di fare questo passaggio con la spazzola lisciante, io faccio questo movimento dalle radici, come vedete qua nel video. In questo modo riesco a dare un volume che nemmeno la parrucchiera riesce a farmelo. E questo effetto di questi capelli così gonfi dalle radici mi rimane per alcuni giorni. Ecco, provo a farvi vedere anche qua la mia figlia, che magari riuscite a capire al meglio come faccio il movimento. Un'altra cosa che vi volevo fare mostrare è quanto è importante il spray protettivo per i capelli. Chi pensa che sono i soldi buttati via, vi voglio mostrare questo video. Ho tagliato un po' di capelli dalla bambola e lo accendo con l'accendino. Come vedete prende il fuoco. Invece ho preso un altro po' di capelli dalla bambola, l'ho spruzzato con questo spray protettivo e non prende il fuoco.
Vi lascerò il link di questo prodotto nella descrizione di video. Ha un profumo come nei saloni di parrucchieri di lusso, è qualcosa di straordinario. Andiamo avanti. Prima di impiantare le nostre piante in casa, mettiamo un calzino proprio dove c'è il buco che esce l'acqua, o un pezzo di cotone, quello che avete voi in casa, e dopo impiantiamo. Ho due vasi, uno ho messo un calzino e un altro è il buco rimane così libero. Adesso quando bagniamo le piante, guardate la differenza. L'acqua dove c'è il calzino è ancora dentro, no? C'è tipo il calzino lo trattiene e soprattutto non si sporca, non esce la terra. L'acqua in eccesso comunque esce, ma la terra no. Queste scatole mi salvano molto, anzi non posso fare a meno, ce l'ho sempre con me in borsa. Sono delle scatole che dentro ci sono delle foglie di carta di sapone, sono 80 pezzi, praticamente sono queste foglie che sono talmente fini come una pelle, come una seconda pelle. Così quando noi lo mettiamo in contatto con l'acqua si forma la schiuma, cioè diventa un proprio vero sapone per le mani, soprattutto se andiamo in viaggio con il camper, lo tengo sempre uno con me in borsa. A volte capita che nei bagni pubblici non troviamo il sapone, così ecco, siamo sicuri che abbiamo il nostro sapone per lavarsi le nostre mani, soprattutto i vostri figli se vanno in gita, direi che è una buona soluzione, così le nostre mani sono sempre pulite e disinfettate. Io vi saluto e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a life.